Siamo oggi qui a Napoli perché incontriamo degli esponenti musicali della musica napoletana, chi un genere, chi un altro, e poi persone che hanno anche collaborato. Insieme a Mattia c'è ormai Intò, che lo conosciamo da tanto tempo, e poi c'è Marco Calone, che invece tu sei neomelodico, sì, che è un altro genere puro che a Napoli... sangue, puro sangue neomelodico. E magari oggi parliamo con loro proprio del panorama musicale di Napoli, un po' le loro esperienze, perché Certo. poi ogni storia è a sé diversa, e ci è venuta a trovare tanta gente qui da Napoli perché quando si parla di musica eccetera, Carmine, detto Carminotto, che sei il manager. Che è caratteristico questo posto, Ontò, soprattutto per te? Perché qui praticamente abbiamo girato il primo video in assoluto della nostra carriera, dico nostra perché partendo appunto io essendo partito in un duo dai Cosang, qui venivamo un po' a sperimentare, che ci piaceva, da un lato c'erano i palazzi, dall'altro c'era la metro che passava e cosa, quindi faceva molto americano girare le cose qui. Broncos americano proprio. Esatto. E qui girammo praticamente il video di Poesia Cruda, che praticamente fu girato anche prima di Intorione, che poi fu quello che fu un po' più conosciuto, insomma. Qui c'è la Siberia, che è una zona di Marianella, questi sono i palazzi della Siberia. Non ha un nome per preciso, diciamo. Alle spalle delle metro che vedi passare c'è Scampia, praticamente. Questi palazzi qui che vedi, i palazzi rossi della metro. Ma secondo me sto posto sa da chiamando a questo punto. Si intende un nome ci mettiamo, ma no? Campetto. Come vi siete conosciuti voi due? A livello umano musicale? Io già lo conoscevo, perché ovviamente lo conoscevo per la musica e tutto. E avevo visto anche i primi passi che aveva mosso musicalmente, i pezzi che aveva fatto, che era più vicino, diciamo, al nostro genere. Certo. Comunque Marco è puro sangue. Io volevo un rapper, capisci? Pensa un po'. Arrivo già alla collaborazione, perché io lì l'ho conosciuto veramente. A parte ogni tanto ci incontriamo perché abbiamo insomma degli amici in comune, sì. E ci capita comunque di celebrare delle cose insieme a questi amici. Sulle feste nostri. ci becchiamo Esatto. spesso, Con questo pezzo che avevo, e avevo un'idea di fare una collabo pesante, perché doveva essere reale, perché avevo sto testo pesante che anche un po'. Lo cercai proprio, ho cercato Marco, ci siamo conosciuti, poi sì, lui era il subito... periodo di Daggi Furtata una Rosa, se non erro, forse l'anno prima, l'anno dopo, sì. E si dice a Napoli zumbi gioia, proprio i salti di gioia, perché qua parliamo veramente di chi ha fatto e continua a fare la storia, non è una sviolinata, cioè per me Intò è un generale veramente, cioè, nel vero senso della parola. Allora, essere chiamato da lui, io ho messo quella strofa che per me è stata una grande cosa. Assolutamente. La scrissi io, se non ero il ritornello io, giusto? Sì, stavamo insieme, come e no. poi subito partetta sì. a razzo. No, ma quello fu, perché avevo solo la prima parte, poi... Io mi sentivo un re, ma senza te non so niente, non ti volevo chiamare, ma non ce la faccio manca. Non diciamo che la cavolezza, l'amore pare una arbolezza, non siamo abituati a una carezza, perché nessuno ci ha dato niente, tra noi non ci abbiamo di proietti, tu sei piccerello come a sette, ma fai male per lo stesso. Quando ti spremo grilletto, ti c'è fin da guapo, fui nella te, e in detta randello non dai una terra, rattatatatata, vatta a cattana da bozze Chanel, una mazzetta di soldi rindore gibetto castana, sei capo chirurgo ti aspetta, l'ora non era messo tiene tu sul, a femmina la reina del sur, in già chi lo scema, si amiette nessuno, o faccio il buco, non faccio esacciù, ma andiamo a fare ragazzi, ma si aiuta, facciamo i figli, Signore ci aiuta, amen. Grandi. Tanti ragazzi oggi, quando io vado in giro per i quartieri, anche lì dove ci sono difficoltà, problemi, ragazzi che magari hanno fatto anche il carcere, il minorile, poi dicono io però adesso mi voglio riscattare con la musica. Loro non hanno neanche un piano B, loro dicono lavorerò con la musica. E voi, che sono tanti anni
che ci campate con la musica e oltre, no? Siete conosciuti. Qual è il messaggio che potete dare a sti ragazzi? Che secondo me devono creare il piano, che sia anche piano Z, non per forza piano B, però se l'hanno creato piano. Perché senza creare non esiste quello che può, diciamo, avvantaggiare la persona a non rimanere lì, fermo. È ancorato. Sì, perché io questo è quello anche io mi sento di dire. A Napoli si dice chi fravaga non perde tempo. Cioè, Che vuol dire? cioè che chi edifica e poi distrugge e poi edifica di nuovo non perde tempo. Quindi alla fine purché si metta a fare qualcosa. Questo è il discorso. E quindi il piano B, come ha detto Marco, per me ci deve stare, ma non perché anche noi ce lo siamo fatti nella vita, ma non lo so, io un pochino ho studiato, voglio dire, rispetto a quando noi abbiamo iniziato ti dà molte più illusioni. Sì. Noi abbiamo iniziato in un momento in cui cioè, dovevi fare il cantante. Tu era canta buona, io era fureppo buona, sennò invece non è più così. quindi mo ti dà tante illusioni. Che non è più così, che si può adesso perché che si può cambiamo. camuffare, Ma ora si soprattutto, camuffa secondo molto me, di più. Cioè, soprattutto con la piattaforma TikTok che dice manguaiate tutte cose, si dice a Napoli così, tra virgolette, così. Quindi anche una persona che all'improvviso fa un pezzo così per scherzare può diventare un successo, no? Per me mi dai ragione. Sa che il seguito non è dovuto solo a essere bravo come musicista, ma comporta oggi tante altre cose, che sei trendy, che funzioni, che magari ti fai un certo tipo di foto, magari, e quindi quello è il discorso. Cioè magari parecchi ragazzi dicono no, io non ho un altro piano B, perché l'illusione è grossa, cioè perché veramente c'è chi ce la fa più di prima. Però Gli effetti, diciamo, collaterali che le persone non vedono, la parte brutta del vostro lavoro. sicuramente nel tempo, forse a me, io ho quasi 42 anni, non è che Portati non ho, bene, tra grazie, l'altro. forse non sono apparso alle persone che frequentavo di avere una vita, sai, tipo standard, che mi potesse far già creare una famiglia magari 10 anni fa. Questo Però io credo che non abbiamo orari, senza la parte brutta non si può arrivare all'obiettivo. Secondo me sono estremamente A noi ci convinto di piace questa questo. situazione. Io penso che nel 2012 ho lavato i piatti, ho fatto il lavapiatti a Londra, a Paddington, e quindi io parto proprio da lì. Io me ne stai a Londra per varie necessitudini, nel senso che non potevo stare più qua. Poi ho scritto, riscritto, ho prodotto e poi è arrivato quello che, tra virgolette, doveva arrivare. E ancora mi fa, doveva fare ancora tanto, ovviamente. Assolutamente, la perseveranza. Esatto. Quindi quello, dire ragazzi sì, un piano B, ma pure C come ha detto lui fino Perciò studiare sicuramente può servire. Sicuramente può essere una sì, base, anche assolutamente. perché se Ma tu studiare canti, in parli. tutto. Perché vedi, è quello che c'è, vedi, non voglio fare nomi perché non voglio essere, però quando sento sti ragazzi che hanno fatto 3 anni di carriera, no? E già si deprimono, è assurdo. E l'unico motivo per il quale io trovo una risposta in questo è che è mancata la gavetta, non voglio fare il solito, sai, che la gavetta che ha fatto Marco Calone, che ha fatto Antonio, cioè, capito? È quello, perché forse siamo noi che abbiamo sbagliato, o chi gli dice che si può fare tutto e subito, magari nel giro di 3 anni, poi tu quando esci dai riflettori ti senti malissimo, perché non sei stato abituato a stare all'ombra, cioè quindi a guadagnare piano piano. Nel percorso di un artista vivere momenti anche di down. Ovviamente, gli alti e bassi Basta come hanno risposto subito, hai visto? fanno parte proprio del, tra virgolette, del successo, della popolarità. Senza di quello, secondo me, non hai obiettivi. Anzi, proprio la musica è un Io ambiente... vivo di quello, io voglio far lì per dire aspetta, qua ho sbagliato, faccio il contrario, capito? Come un successo, se tu fai un successo esagerato, tipo parlo di me, non per presunzione, però parlo di me, ho fatto Taggio Purtato una rosa, io so bene che non può nascere mai un'altra Taggio Purtato una rosa, mi sono portato in un altro stile, Montana e Maradona. Invece si faceva una Taggio Purtato una rosa, sono sicuro che non nasceva. Bravo, esatto. Difficile accettare che tu non ti va sempre benissimo. Ma anche io tante volte dico ai ragazzi la storia, no? Perché nella storia c'è un ciclo di quello che è già successo, no? Chi non ha studiato la storia non può sapere quello che succederà. Sono d'accordo, la storia ripete se stessa, ma è così. Perciò dico, alla fine basta che uno tiene un po', sai cosa, voglia di sacrificarsi un po' per non avere tutto e subito queste. Invece oggi è l'epoca del tutto e subito, ragazzi. Tutto e subito è impossibile. Cioè, se le persone che voi può anche nascere stimate il tutto e subito, però poi tutto e si subito brucia, finisce. bravo, capito? si brucia subito. Più è veloce, più poi dura E tu poco. hai citato proprio TikTok per questo La motivo. palla si vera a lungo, questo. Bravo, quanti fenomeni nascono, durano qualche mese tutti, e poi se non se li ricorda più È nessuno. pericoloso anche magari, no? Psicologicamente. meteora, È proprio quello. Questo insisteva anche su quello, che crea comunque poi tipo addirittura rovina una vita, perché tu magari capi.
Ti fai un'aspettativa e poi ti diventa tutt'altro. Cioè, è vero. Bisogna insegnare ai ragazzi il valore della sconfitta, cioè che un fallimento quello è insegnare quel meccanismo ai ragazzi che forse oggi non sanno più. È quello che ti dà Trasformarlo in quell'energia per ripartire. Ma da essere una cosa negativa. La sconfitta ha vinto nella vita, vicino un pezzo tuo. Se tu perdi un match, che fai tu? Ti ingrippo, poi dove ho sbagliato? Cioè, tu cerchi il buono da quel marcio che ti è successo. A Napoli ci stanno tantissime, c'è Carminotto che è il talent scout management, uno dei più forti a Napoli, che ha scoperto e produce History. Ha scoperto e produce tantissimi ragazzi, quindi ce ne sono. L'importante è lavorare bene, la street credibility. Tu conta che io ad esempio sono di Milano. Infatti stavo dicendo, aspetta, c'è qualcosa che non va. Siamo a Scampia, a 30 metri dalle vele, sento un accento. I miei genitori sono di Napoli, lui è mio zio Carminotto, con lui stiamo facendo tutto un progetto musicale e stiamo lavorando abbastanza bene scendo, salgo. Infatti l'ho beccato pure a Napoli e alla stazione poi, una volta. Tu fai musica in che lingua? Italiano e ultimamente sto aggiungendo anche del napoletano, che so parlare. Capisco, lo parlo. Cioè tu sai parlare napoletano? No. Poi sono tutto culturato, poi adesso Una cosa al volo. Poi daggio scassaca. un po' cosa ci parla napoletano. Alle orecchie del napoletano, è napoletano? Sì. Leggermente. Figlio di napoletani, perché già lo mastica, già quell'attitudine. Ovviamente essendo cresciuto al nord c'è quella roba un po' diversa, lo senti. Giù al nord, bravo. Su al nord. Comunque qua è un altro pianeta, io mi sento libero qua perché io ogni tanto ho bisogno di ispirazione per scrivere. Io quando sto a Milano zero proprio. Io ho bisogno di scendere ogni tanto, infatti mo sto da lui a Marianella. Bisogno, fa bene l'aria, fa bene guardare i paesaggi, i ragazzi, fa bene. Qual è la più grande diversità che incontri tra Milano e Napoli? Una grande diversità è il calore, le persone, proprio la situazione che si viene a creare intorno. Dove abito io non ti degnano neanche di un saluto, non ti guardano neanche in faccia, qua neanche ti conoscono, ti offrono, ma già si sa, cose già sapute ma vere. Ad esempio lui è un ragazzo che è di Bonola, di Milano, di punto in bianco me lo sono trovato davanti casa di Carmine, noi ci conosciamo da un sacco. Sì, infatti registriamo pure nello stesso studio e quello che dice ha perfettamente ragione, perché dove abito io di là a Milano è un po' molto più chiusa la mentalità, la gente pensa ai cazzi suoi, vogliono fare per loro, invece qua che è tutto un altro ambiente. Io vengo qua da 10 anni, ho fratelli, amici, cioè proprio mi trovo super bene, infatti è proprio questa la cosa che è una differenza epocale. A Milano ognuno pensa per sé, invece qua si aiutano, invece lì è una roba diversa completamente. Sia storica, andare a di Scusate, no, per quelli che magari protestano contro il trap, perché se vai a vedere i testi comunque è tutta una sponsorizzazione. Non i testi espliciti o spinti al trap, capito? Perché quello la trap ha tutta una. No, perché è una roba di usare gli 808 come, sai, come batterie, Si andrà più come sull'elettronica. bassi, i millesimati con i piattini, quindi alla fine cioè, è quello il discorso della trap. Il discorso musicale, esatto. E poi c'è magari il trapper che decide di essere super spinto, è quello come c'era il rapper all'epoca, gli NWA dicevano fuck the police, e mica era trap. Fuck the police. No, fuck the police, come straight from the underground. Il pezzo era l'86 e mica era trap. Allora questo i contenuti sono sempre stati un po' spinti, perché mo, capito? Certo. Secondo me è un modo per i ragazzi di attrarre l'ascolto, quelle. Cioè, vedere un ragazzo, un utente che ci guarda e dice cavolo, vedi che storia, allora ce la posso fare pure io. Come riscatto, come possibilità. A me c'è stato il cambiamento, è proprio il cambiamento nel vero senso della parola, è il riscatto, come hai detto tu. Perché io vengo veramente dal niente, pur essendo figlio d'arte, perché io vengo da genitori artisti. Però io facevo altro, nel senso che ti ho detto, io ho lavorato fuori a Londra e non era facest, capiamoci, quindi per me è stato un riscatto che poi all'improvviso, perché nasce tutto come una magia. Questo mestiere è falso come il mare, perché da qua puoi passare a qua, però è magico e quindi gli devo tanto alla musica. Bisogna pure saper cantare, nel senso che tu fai un genere. Ricolleghiamoci al discorso che abbiamo fatto prima. Prima era così, adesso no. No, però adesso non bisogna nel saper tuo caso cantare. specifico, però da neomelodico, secondo me se non c'hai Forse la a voce. me è stato anche più difficile,
perché ti ripeto, venendo da due genitori artisti, a me era sempre quel fatto figlio di, invece io no. Pensa che non ho mai duettato con loro, cioè per me sono mia mamma e mio padre, punto, non sono i cantanti. Non mi sono mai appoggiato a loro. Venendo in taxi, pensa il conducente del taxi sta a far sentire la canzone di tuo padre. Il fatto di essere figlio di... Sì, è stato un fardello pesantuccio all'inizio, però l'importante è che tu ti sai sviare dal fatto figlio di, capito? Non devi mai seguire la scia loro, infatti ho fatto altro, capito? Non ho mai fatto pezzi come mio padre, non ho mai fatto pezzi come mia mamma, mi sono sempre fatto da parte, capito? E non potrei mai cantarli i loro pezzi, perché io faccio un mi e loro fanno loro, capito? Io so che magari il neomelodico canta i battesimi, i matrimoni, oltre ai concerti, vabbè, ok. Sì, certo. Invece il rapper no. Ma non guarda, lo so. se ti capita di fare un evento privato lo fai, è a tua discrezione, ovviamente. Sì, ma se ti capita sì, Però perché forse no? sono meno richiesti, non lo so. Sì, forse ecco, questo è il discorso. Sei meno richiesto e che comunque giustamente. Anche se attualmente Però, la richiesta assolutamente. vostra Ma c'è ormai tanto, anzi. Ormai hai capito perché le persone vogliono ascoltare i pezzi che si sentono, i ragazzini, no? I loro miti, fra virgolette, di tutti i giorni, e quindi quelli sono a Napoli. Napoli è bello, credi, per questo, perché accoglie tu, ce vuole tutte, cioè nel senso che, e quindi sicuramente forse anche come ci chiamano, sicuramente, è ovvio che uno non è che prende qualsiasi cosa, ma no, perché è a discrezione, ripeto, da te che cosa vuoi Magari può fare. essere anche una cosa di simpatia, conosci le persone, trovi Ma bene. assolutamente, come ti esatto. senti più a tuo agio, quello è il discorso. Ma invece il fatto che alcuni neomelodici, no, tu hai detto io sono un neomelodico puro, Puro sangue. però ci sono alcuni magari che vengono da altre regioni eppure sono conosciuti. Sì, ci sono tantissimi cantanti E siciliani. cantano napoletano, però. Soprattutto il siciliano. Però perché nasce questo fenomeno del... Bravo, bella domanda, sono curioso. No, perché- pure per me, perché, cioè, canzone napoletano, io immagino il napoletano puro sangue, come dici tu, che parla napoletano dalla mattina alla sera. La Sicilia è come Napoli, come la Calabria, cioè siamo la stessa cosa, capito? Però la, Come Roma, la lingua non è ovviamente. facile, cioè io se dovessi E loro hanno parlare imparato napoletano... bene il dialetto napoletano e l'hanno fatto. non è Ma facile. è Ma vera ci sono questa parecchi cosa. colleghi siciliani che sono fortissimi, Sì, qui sì. a Napoli. Come fosse l'inglese, tipo. Bravo, esatto. Napoletano come l'inglese. E beh, per dire la verità, da napoletano puro, Sì. lo senti se sta cantando in napoletano magari uno che è siciliano piuttosto che napoletano, oppure non te ne accorgi? Ti ripeto, ci sono dei colleghi siciliani che parlano più napoletani di noi, a pochi. Cioè non parlo di bravura, parlo proprio di accento. no, di accento, assolutamente. Il sud è il sud, riconosce il sud. Bravo. Però il siciliano più di tutti è sentito qui a Napoli. Il cantante è siciliano. Ce ne sono 3 o 4 che sono fortissimi. Come cazzo, giustamente, se lui vede una scena Sono di movimenti sbilendi, frate. ma come io lo spieghi? Che ha fatto? Meglio che non glielo spieghi. Cioè lui magari no, Sta a parlare ci vede quanto? qua da Roma, Stiamo parlando di cose serie. due di Borgata, e lui tra storie incredibili, criminalità, malavita, vede lui Che tra l'altro io mi sono esposto, l'ho fatto mettere il primo capitolo del libro Pileggi, cioè lui giustamente Marco, ma che ne se ne fa? Continuo a fare il mio lavoro, insomma, ecco, come penso anche Marco. Insomma, la mia ambizione, no, ho più ambizioni personali, umane, forse, ecco, magari più di realizzarmi. Ecco. Sempre legittime, No, quelle che sono quelle vere, forse, no? Secondo me in primis va quello. Esatto. Creare la persona, cioè formare la persona. c'è sempre la paura di No, andare ti giù. ripeto, io voglio, cioè, a me mi fa star bene, nel senso che perché capisco dove ho sbagliato, capito? E ti faccio un'altra osservazione, Sì. può non essere soltanto un discorso di fare le cose correttamente, poi a un certo punto non suscitare più interesse e basta. Vabbè, Capito che se voglio capita dire? quello te ne fai una ragione. Poi devi se formare la porti persona bene, per tenere i piedi a terra e dici ok, non mi vogliono più le persone, però io sto in una posizione che sto bene lo stesso. Cioè. Secondo me, Però se io credo sei il cantante non costante- fallisce mai. Esatto. Ci sono dei perché cantanti rimane che- nella storia. Rimane. Come calciatore sbaglio rigore, sbaglio un rigore, 3 rigori. Però poi dopo la quarta, quinta canzone che non la indovini, tra virgolette, parlando, deve capitare di nuovo. Ma se si sente, Allora, Pileggi... No, non è che schifo. Ma questo lo lasci. No, allora,
Comunque dicevo, Pileggi è l'unico che riuscì a comportarsi scorrettamente a Scampia. Non so se tornerai a casa, Ho già visto gente che ti sta aspettando lì dietro l'angolo. Abbiamo aperto, secondo me, un fronte interessante sul discorso musica, perché è uno di quegli argomenti onnipresenti nei video. Ormai tutti vanno a fare musica e sta cosa secondo me io ci tenevo a dirla, ma parliamo con chi fa musica e qual è il discorso che poi può essere vivere con la musica, no? Che è la parte più difficile. E noi qua abbiamo un po' raccontato questa cosa, come sfondo Scampia che fa sempre la sua figura, perché ormai è mitizzato, no? Pure il Tassinaro mi stava a dire, uno la vogliono ristrutturare tipo museo, dice, vogliono buttarle giù tutte e una la tengono. Bene, magari. Potrebbe essere. Per gli uffici, vogliono fare tutti uffici in una vela. In una vela. Ma si poteva anche fare un polo tessile, un polo artistico. È un si poteva fare peccato qualsiasi perché secondo me c'è questa struttura. Grazie a tutti, ciao a tutti dalle vele. Grazie Pileggi, questo tuo contributo cambierà le sorti non del video, no, non cambierà le sorti del video, ma neanche le sorti del canale Cinema, ma le sorti YouTube Italia proprio, cambieranno da questo video. Grazie a tutti ragazzi, grazie. Grazie.